Amici del Portale del Verde, guardate che meraviglia, 3 pacchi in un solo colpo, arrivati poco fa con Bartolini, provenienti da questa azienda che si chiama Mammotion, che ringrazio, che ha voluto appunto spedirmi questo robot tagliaerba. Vi dico subito all'avanguardia a dir poco, perché è il primo al mondo che ha, grazie a questo cestello, che è quello all'interno di questo pacco, che si può montare o non montare sul robot, ha la capacità di raccogliere foglie e scarti comunque che abbiamo nel giardino. Soprattutto adesso che andiamo incontro alla stagione autunnale è facile appunto avere il tappeto erboso pieno di queste foglie che arrivano da siepi piuttosto che arbusti, alberi che abbiamo in giardino. Ecco che con questo raccoglitore automatico, ma soprattutto il robot va a scaricare autonomamente in una zona designata che noi gli indichiamo, è veramente una rivoluzione, è il primo al mondo. Insomma, avrò il piacere di presentarvi questo Yuka 1500, questo è il nome di questo robot che è all'interno di questo pacco, e poi vi presenterò anche questo altro kit. Questo è un accessorio che mi è stato spedito anche questo vediamo se montarlo anche lui oppure spiegarvi solo il funzionamento, che è un piccolo pannello solare che serve per rendere autonomo il segnale del GPS. Questo, ecco la grande altra figata di questo robottino, è un robot che viaggerà con il segnale GPS e non più col cavo perimetrale, quindi anche qui un salto in avanti colossale che viene fatto dalla tecnologia, perché avremo la possibilità, attraverso il segnale GPS preso da un'antenna che lo rende preciso al centimetro, di avere innanzitutto un'installazione molto veloce. Addirittura Mammotion fa una pubblicità dove dice che in 18 minuti tutto è pronto. Magari io ce ne metterò qualcuno di più. Comunque è veramente un gioco da ragazzi andare a installare questo robot rispetto al classico filo perimetrale, perché insomma ci permette tanto lavoro in meno. Comunque state con me perché sarà sicuramente un bel video. Allora, come sempre è giusto controllare l'imballo, e l'imballo in questo caso, come vedete, è stato fatto a regola d'arte, perché il nostro pacco è arrivato privo di ammaccature, all'interno tutto sigillato con tanto di polistirolo. Guardate che meraviglia, faccio vedere così si riesce a vedere. Ecco, così arriva il pacco di questo robot chiamato appunto Yuka 1500. Allora, guardate che meraviglia, è già bello prima ancora di tirarlo fuori dal suo cellophane, bello bianco tra l'altro. Allora, innanzitutto cominciamo a elencare le caratteristiche di questo Yuka 1500. Partiamo dal peso. Il peso è un peso di 15,6 kg, che si sentono, perché quando si alza si sente, però con questa comoda maniglia si può alzare tranquillamente, quindi ottimo la maniglia per poterlo prendere, quindi c'è una buona presa. Dicevamo prima, questo colore bianco lo rende veramente piacevole, almeno al sottoscritto piace molto, come piace molto anche questo simpatico tergicristalli che serve per tenere pulito qui dove ci sono le telecamere. Ecco, questo è un po' anche il cuore di questo robot, visto che con questo sistema che si chiama Video System 3D questo robottino riesce a memorizzare fino a 100 ostacoli che lui memorizza, deve evitare. Quindi quando noi andiamo, facciamo un esempio, c'è un ombrellone, la base di un ombrellone al centro di un giardino, quando noi faremo il primo giro di prova faremo appunto indicheremo che questo ombrellone deve essere evitato, e a questo punto lui tutte le volte che vedrà questo ombrellone lo evita. Quindi questo è veramente un po' il cuore di questo robot. Altra cosa da dire, ci sono 9 posizioni di taglio, il taglio è fra i 2 e i 9 mm, si schiaccia questa manopola e poi si gira, e qui si alza e si abbassa. Che cosa? Si abbassano i piatti. Adesso ve li faccio vedere, ce ne sono 2, eccoli qua, vedete, sono 2 piccolini nel senso che sono da 12 cm, scusate, 16 cm e 16 cm per un totale di 32, quindi quando lui passa lascia questa scia di 32
centimetri di taglio. Il sistema è quello classico, delle lamelle che girano su se stesse, quindi anche qui facili da cambiare con queste viti, e è già fornito, ho visto dentro, un kit di ricambio. Due sono le ruote motrici con queste tassellature di gomma semi rigida, e poi questo ruotino che gli permette di fare degli agili movimenti quando lui si deve spostare. Oltre a memorizzare il perimetro e gli ostacoli che deve evitare, c'è anche questo, adesso qui non si muove perché c'è dentro questo fermo che serve per proteggerlo, però a 270 gradi qui dentro ci sono i sensori che quando lui urta contro, logicamente si ferma, si arresta e cambia direzione. Le linee di passaggio dello Juka 1500 sono continue, quindi noi vedremo il robottino che continua ad andare in questa direzione, a differenza di altri robot che invece hanno questo meccanismo un po' a random, quindi continuano a disegnare delle linee di passaggio un po' così casuali. Lui invece continua a fare queste linee di passaggio. Non è ancora disponibile, ma presto lo sarà attraverso gli aggiornamenti che il robot riceve attraverso l'applicazione. Sarà possibile anche comandarlo vocalmente attraverso Alexa o Google Voice, e in più, cosa che secondo me è una figata, sarà possibile anche disegnare sul nostro tappeto erboso degli oggetti. Faccio un esempio: ho visto la pubblicità di questo cuore disegnato, che sarebbe una cosa meravigliosa da così utilizzare magari per un compleanno, per un anniversario, insomma per una grande ricorrenza. Qui bisognerà attendere appunto l'aggiornamento, però a breve, mi è stato assicurato, arriverà. Dicevamo all'inizio che la localizzazione precisa al centimetro avviene attraverso segnale GPS che viene inviato alla nostra antenna. Parlando invece di performance, 1500 sono i metri quadri che va a tagliare questo robot, cioè quelli che sono consigliati, giusti per questa macchina, e con ogni ricarica lo Juka 1500 ne farà circa 500, quindi con 3 ricariche il nostro prato dovrebbe essere tagliato. Le pendenze che riesce a superare questo robot sono davvero incredibili. Pensate, il 45%, ovvero pari a 24 gradi di inclinazione. A questo punto andiamo a individuare la zona dove mettere la base di ricarica, e soprattutto dopo andremo attraverso il telefonino e attraverso l'applicazione a disegnare la sua prima area di lavoro. State con me. Questo è un po' il cuore del sistema RTK, che è un sistema che permette di mettere una stazione GPS a terra, in buona sostanza, che, come dicevamo, permette al nostro robottino di avere un margine di errore di 1-2 cm, non di un paio di metri come avrebbe il segnale GPS, quello che siamo abituati a utilizzare con l'automobile, per intenderci. Se non vogliamo vedere il palo vicino alla base, comunque insomma non ci piace questa cosa che magari giudichiamo antiestetica, c'è la possibilità di prendere questo kit. Come vedete vi arriva questa scatola. È un kit che permette di affrancare al muro con una staffa la nostra antenna, quindi questa non la vedremo più sul palo, ma la vedremo vicino appunto a casa, in una situazione dove può avere comunque libero accesso al segnale del GPS. E la cosa bella è che c'è questo pannellino solare che permette, se noi la mettiamo per dire in una zona alta, come potrebbe essere in questa mia torretta che ho qui, non ho una presa della corrente, come faccio a tirare, a portare lì la 220? Ci vorrebbe un filo esterno, una canalina, starebbe male. Ecco che col pannello solare si va ad alimentare l'antenna, quindi questa è un'ottima soluzione che consiglio per tutti coloro che vogliono mettere l'antenna vicino a casa. È un kit che trovate a parte. Comunque, di tutte le cose che vi sto dicendo, quindi del robot, del kit per raccogliere le foglie, che io adesso in questo video non vi farò vedere, ma mi riprometto di farvelo vedere in un secondo video, ecco che tutte queste cose si possono aggiungere allo Juka 1500. Adesso procediamo, velocizzo come sempre un pochino il video per non annoiarvi, magari ci mettiamo anche una musichetta e poi dopo andiamo a mappare col telefonino.
Eccoci qui, tutto pronto per la partenza, è il momento più emozionante sicuramente. Posizioniamo, in questo caso ho messo il 7 anche perché il mio prato in questo momento è bello alto, quindi ho messo sul 7, ma per alzare e abbassare le lame basta schiacciare questo tastone e ruotare. Molto semplice. Allora adesso andremo a configurare, speriamo che parte subito anche perché ha piovuto nei giorni scorsi, quindi sono andato adesso ad asciugare quello che è il sensore. Questo è il sensore per la pioggia che lo fa rientrare qualora si mettesse a piovere. In questo caso dovrebbe partire. Adesso andiamo a configurare con lo smartphone, apriamo la nostra applicazione Mammotion, aggiungiamo praticamente il nostro Yuka, il modello Yuka 1500. E poi iniziamo. Vedete che carica velocemente. L'importante è avere una buona rete wifi. Ecco, questa è una cosa che forse non ho detto. Mettiamolo, il robot e la base, mettiamolo in una zona della casa dove la rete wifi è bella presente. A questo punto memorizziamo la password della nostra wifi. Memorizzata la password, attendiamo un attimino che configura il tutto. Perfetto, siamo pronti per giocare un attimino con il nostro Yuka. Adesso io mi farò aiutare da mio figlio perché appena l'ha visto mi ha detto questo è una cosa che voglio fare io. Allora configuriamo l'antenna. Comunque come vedete sono tutti passaggi dove bisogna, è molto guidata la configurazione, quindi bisogna sempre fare avanti e una volta che è collegata l'antenna ci viene comunicato. Stesso discorso, inseriamo la password anche per l'antenna del nostro wifi, schiacciamo il tasto crea mappa e a questo punto, utilizzando sempre il telefonino come un piccolo joystick, si va a fare la mappa. A questo punto facciamo riconoscere gli ostacoli che abbiamo in giardino al nostro Yuka 1500. In questo caso ho solo questo ostacolo, andiamo a cliccare qui, eccolo lì, e adesso iniziamo a fargli annusare l'ostacolo. Lui andrà a registrare questo ostacolo e ogni volta che arriverà qui lo eviterà. Guardate con quanta precisione lo fa. Ricordiamo che il nostro Yuka 1500 può registrare fino addirittura a 100 ostacoli, quindi se abbiamo dei vasi con delle piante piuttosto che una sdraio che non muoviamo, lui li memorizza, quindi quando arriverà in questa situazione aggirerà l'ostacolo. Perfetto. Andiamo a memorizzarlo e il gioco è fatto. Vedete come ha tracciato questa sorta di piccola aiuola intorno al nostro ostacolo. A questo punto dobbiamo dedicare un paio di minuti al settaggio, possiamo praticamente decidere quello che vogliamo, dalla velocità di esecuzione del taglio, il raccoglitore dell'erba, il modo in cui va a tagliare, in questo caso lasceremo il secondo, perciò il modo in cui lui farà le linee di taglio, la spaziatura del percorso, ovvero quanto lui starà al di qua o al di là della linea che noi gli abbiamo disegnato con il perimetro, insomma un sacco di cose, soprattutto se andrà a tagliare prima il perimetro piuttosto che la griglia. Insomma, prendiamoci qualche minuto per fare tutto il settaggio e poi siamo pronti per iniziare il taglio del prato. Inizia. Start working. Come vedete qui ci dice che ci vogliono circa 45 minuti per tagliare il prato e ci dice anche quanto ne ha già tagliato, quindi sta iniziando ora.
Eccolo qua. Eccoci qui, sono passate circa 2 ore e mezza e questo è il lavoro che ha fatto il nostro Yuka 1500. E qui da vedere adesso, vabbè, è uscito anche il sole, tutto risulta ancora più bello, però insomma ha fatto un gran lavoro. Allora, che dire di questo robot? Allora, innanzitutto sono entusiasta dei movimenti, sono morbidi, mai bruschi, come vedete ha tutti questi movimenti veramente delicati, e sul prato questo secondo me è fondamentale. È silenzioso, insomma il rumore che sentiamo, ve l'ho fatto sentire, non è altro che il taglio dell'erba e poi poco altro, perché il rumore veramente del motore e delle ruote che si muovono è veramente poca roba. Se proprio devo trovargli un difetto, lo potete anche vedere, il colore bianco attira un attimino i moscerini, ma stiamo parlando veramente di inezie. Vedete che ogni tanto qualche moscerino attratto dal colore bianco sgargiante della scocca ci si posa sopra insieme a qualche mosca. Tutto lì. Per il resto veramente penso che sia un acquisto ottimo, soprattutto per chi non vuole cimentarsi con la posa del filo perimetrale. Insomma, questo è sicuramente un grande passo avanti dei robot, perché si muovono veramente molto bene una volta che viene fatta la mappa e che vengono, come vedete in questo caso, indicati quelli che possono essere gli ostacoli. Ricordiamo che riconosce fino a 100 ostacoli questo robot. Il gioco è fatto, lui si muove all'interno del perimetro, mai una volta va a toccare gli ostacoli che le abbiamo indicato oppure i bordi che abbiamo disegnato con la nostra mappa. Che dire allora? Sicuramente un pollice all'insù per Mammotion. Qui sotto vi lascio in calce a questo video nella descrizione i link dove poterlo acquistare direttamente nel loro sito oppure anche attraverso Amazon. Come sempre un bel pollice all'insù e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!